Dopo aver provato il gimbal MMT2, che nonostante le sue piccole dimensioni riesce a supportare una fotocamera mirrorless, non questa, ed è molto maneggevole e facilmente trasportabile, mi sono reso conto che mi servivano obiettivi più leggeri. Quelli della Sony che fanno parte del mio corredo sono inadeguati per tale gimbal, perché regge al massimo 1200 grammi. Ho quindi iniziato a documentarmi per capire se ci fosse una soluzione alternativa. C'è e si chiama Samyang. Gli obiettivi cine autofocus per fotocamere Sony della Samyang hanno infatti delle caratteristiche che li rendono molto interessanti. Motivo numero 1. Sono obiettivi autofocus ad ottica fissa, che hanno tutti lo stesso peso e la stessa dimensione, o quasi. Questo significa che quando hai calibrato il gimbal con uno di loro, poi non devi più intervenire per ricalibrarlo se sostituisci l'obiettivo. Questo ti consente di passare da un'ottica all'altra velocemente e la trovo una caratteristica molto importante. Motivo numero 2. Gli obiettivi Samyang Cine Autofocus hanno lo stesso diametro per i filtri, 58 mm, quindi puoi acquistare un unico set di filtri Neutral Density, per esempio, e poi lo riutilizzi su tutte le ottiche. Io comunque ho preso per ciascuno di essi un filtro protettivo e neutro per proteggere l'ottica. Motivo numero 3. Gli obiettivi Samyang Cine Autofocus che ho acquistato hanno tutti il diaframma minimo a 1,9, che consente di ottenere lo sfondo sfocato e un ottimo effetto bokeh. Solo il 100 mm ha un diaframma 2,3, che comunque è molto aperto. Motivo numero 4. Un'altra caratteristica apprezzabile è che tutti gli obiettivi Samyang Cine Autofocus hanno la medesima resa cromatica e quindi quando devi montare scene girate con i vari obiettivi non devi perdere tempo a calibrare il colore, perché è già uguale per tutte le riprese. Motivo numero 5. La ghiera anteriore può regolare la messa a fuoco o l'apertura del diaframma in base alla posizione di questo interruttore. E con la Lens Station, venduta a parte, è possibile riprogrammare questi pulsanti e aggiornare il firmware dell'obiettivo. Motivo numero 6. È presente anche un pulsante che consente di memorizzare la messa a fuoco tenendolo premuto 3 secondi. Questo ti permette di mettere a fuoco il soggetto e poi, premendo il pulsante, di passare automaticamente alla messa a fuoco preimpostata su un altro soggetto. Sono presenti 2 LED che ti avvisano quando è avviata la registrazione passando da verde a rosso. Ecco un confronto con un obiettivo Sony G Master. Quando mi sono arrivati mi sono accorto della presenza di piccole parti plastiche nere sulla ghiera dell'attacco, credo residui di lavorazione del coperchio, che ti consiglio di soffiare via per evitare che possano entrare nel corpo macchina e sporcare il sensore. Complessivamente li reputo degli ottimi obiettivi per realizzare video. Se li acquisti in Italia, verifica che la scatola abbia il bollino della Fowa, l'importatore ufficiale italiano, che ti dà diritto a 5 anni di garanzia. Ciao e ti auguro una fantastica giornata!